Bruce Lee è stata una leggenda, un'icona capace di ispirare intere generazioni, portando milioni di persone ad avvicinarsi alle arti marziali. Ma non è stato solo un attore, ha rivoluzionato il modo di combattere creando uno stile personale, il Jeet Kune Do, una disciplina nata per rompere gli schemi, per andare oltre le forme tradizionali. Ma funziona davvero? Oggi sono andato da un maestro di Jeet Kune Do per provarlo sulla mia pelle, per capire se può essere davvero efficace in un contesto reale. Qual è la differenza tra il JKD e sport come la box o la kickboxing? Cosa si nasconde dietro questa filosofia di libertà assoluta nel combattimento? Beh, le cose non sono andate esattamente come mi aspettavo. Se dovete fare queste cose, per favore, uscite da casa mia. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì. Sono venuto oggi a provare il tanto, perché lo so che lo state aspettando tutti quanti, dopo tutti i video per perculare le discipline e tutto quanto. Oggi sono venuto a trovare il maestro Roberto Cicalese, maestro di Jeet Kune Do. Grazie. Che la gente me lo chiede, Erwin, no, fidati, devi andare a provare il Jeet Kune Do, devi andare. E io, ovviamente, per creare l'hype, dicevo, no, ma va, andare a provare le tecniche di Bruce Lee, cosa sono quelle cose? Non ho mai combattuto Bruce Lee, andiamo a fare sport più efficaci, più cose. Oggi, maestro, intanto grazie per avermi accolto. Per questa opportunità. Io sono curiosissimo, ti parlerò proprio da, intanto, scettico, perché questo è il mio modo di approcciarmi alla disciplina. Sono molto scettico sul Jeet Kune Do. Cos'è il Jeet Kune Do per te? Che cos'è per me? Hai fatto bene a farmi questa domanda, sì. Bruce Lee perché... È Bruce Lee, cos'è Erwin? Per noi ormai Bruce Lee è dentro di noi. Chiaro. Allora, che cos'è per me? Perché in realtà Bruce Lee è proprio un'idea, no? Okay. È un'idea che nasce poi dal singolo. Chiaro. E da lì poi l'equivoco più grande, proprio perché siccome nasce dall'individuo, certo. Ognuno poi nel tempo si è sentito libero di esprimere la propria opinione. Certo. Però per me è la cosa fondamentale, no? Quindi la domanda che cos'è per te? Oggi il mio JKD è quello che è oggi, perché se me lo chiedevi 20 anni fa, ad esempio, era un altro. Ok, quindi varia in base allo spazio-tempo. Come del resto lo è stato per Bruce Lee. A un certo punto per Bruce Lee il JKD, quando l'ha ideato, era una cosa e poi negli anni è diventata, ha preso un'altra forma. Chiaro. E così lo è stato anche per me. Cioè, sono partito chiaramente da quello che era per Bruce Lee e da lì poi nella mia esperienza che è a 360 gradi, nel senso io da curioso, come secondo me bisogna essere quando si fa un po' questo mestiere. È quello che porta all'evoluzione magari delle cose. Bisogna guardarsi attorno, non chiudersi nel proprio mondo, nella propria palestra, girare, guardare, avere anche un atteggiamento critico. Certo. Ed è proprio l'atteggiamento critico che nel tempo ti dà una mano, se hai la testa chiaramente. Ovviamente. Che ti aiuta, che è aperta, a cercare di capire cosa è buono, cosa non è buono. È chiaro che devi farlo con nessuna pretesa. Certo. Non ti devi mettere, e non ha senso neanche farlo nei panni di Bruce Lee. Perché Bruce Lee... Hai detto una cosa molto importante. Esatto, molto importante. Perché Bruce Lee è una persona, un appassionato, come lo posso essere io, come lo possono essere ancora oggi tanti in Italia, ed è giusto che in qualche modo ognuno si senta libero, senza cambiare i principi, di esprimere la propria arte. Certo. E quindi per quello che è oggi il mio JKD è quello che è la mia espressione negli anni. E quindi il risultato di cose che ho visto, di cose che ho provato, e tenendo conto un principio fondamentale, che è l'efficacia. Ok, certo. Quindi una tecnica può essere bella quanto vuoi, magari è stata tramandata così, si fa così, poi la provi e dici, magari poi su di te non funziona. Perché esatto. varia anche in base, il mio fisico è diverso dal tuo, i miei movimenti del corpo sono diversi dai tuoi, certe cose magari per me funzionano, per te no, funzionano altre. Certo. Quindi bisogna anche tenere conto la di quello. statura, il peso, Certo. la conformazione fisica.
non bisogna, un errore comune che si fa nelle arti marziali e nel JKD soprattutto è quello di buttarla via subito. Ok, in che senso? Spiegami questo concetto. Perché sai che nel JKD un principio fondamentale del Jeet Kune Do è la semplicità. Ok, pensavo dicessi be water, my friend. No, quello semmai Be water. Noi ne parleremo, insomma, se... Spettacolo, sì. Voglio toccare tutti i concetti. Certo. Oggi ho la fortuna di avere te, cazzo. No, Cioè voglio che mi spieghi tutto quanto il mondo, voglio conoscere più cose possibili. Certo. Anche per i ragazzi che ovviamente ho notato che c'è tanta confusione. Sì, infatti sono felice di essere qua oggi perché spero di dare una mano a te e a tutti quelli che ci si ascolteranno per fare un'idea. È chiaro che non andremo d'accordo con tutti perché, giusto. perché è così, è la vita. Ed ecco perché ora ti introduco l'elefante nella stanza. Parliamo. Prego! Cominciamo subito a toccare questo, poi cominciamo a parlare e andare più nello specifico su quello che è il JKD. Ti volevo fare qualche domanda. Cercando informazioni sul JKD sono venuto a conoscenza che esiste una versione original, la versione originale creata da Bruce Lee, quindi è quella che è stata quel sistema che tra l'altro non è stato finito, se non sbaglio, certo. Correggimi se sbaglio, ma ne parleremo dopo di quello, e l'evoluzione che si chiama il Concepts, esatto. Qual è cioè per me che vorrei cominciare a praticare Jeet Kune Do, ti dico sinceramente, sarei combattuto, no? Perché da una parte è stato vado a praticare il JKD inventato da una leggenda, quindi il nome della leggenda di Bruce Lee, quindi mi accosto praticamente al suo nome, a quella che è la sua visione di combattimento. Dall'altra un'evoluzione che tu dici potrebbe essere molto più intelligente, visto che ha preso spunto nel corso degli anni per evolversi, diventare sempre più efficace. Certo. Come ti collochi da questo? Parlami un po' della differenza. Allora, ti rispondo come rispondo a un allievo che oggi si avvicina alla scuola e mi dice maestro, ma tu fai JKD Concept o Original? Ok, quindi mi accorgo subito che lui è venuto con un preconcetto. Chiaro. Un preconcetto che non è solo suo, perché se lui ce l'ha è inevitabile. È inevitabile, no? Quindi legge, guarda, scopre. Certo. Quindi, tornando al discorso di prima, qual è la mia idea di Jeet Kune Do, dove secondo me le due cose si uniscono a un certo punto. Ok. Si intersecano e addirittura qualcuno dice che sono le due facce della stessa medaglia. Ok. E quindi spieghiamo magari prima brevemente cos'è JKD Original e il Concept, cioè la differenza tra i due. Cosa dicono che è, no? Ok, chiaro. Perché io non appoggio fino in fondo questa idea, no? Ok. Però perfetto. ti dico cosa si sente dire ormai da decenni su questa cosa. Allora, sostanzialmente, tornando alla storia, il JKD Original è ciò che si è fermato con la morte di Bruce Lee. Ok. Quindi è un'invenzione cioè tutto quello che è stato creato da Bruce Lee. Quello che per mano sua. Quindi per mano sua Bruce Lee ha fatto un percorso, ogni tot mesi cambiava le carte, diciamo giustamente, perché lui stava creando la sua idea, e la sua idea non nasce in un giorno, no? È un'idea e come tutte le idee mano a mano prendono forma. E quindi anche lui ha fatto un percorso. Ok. E quindi, siccome lui non sapeva che questa cosa avrebbe poi dopo la sua morte creato un putiferio, no? La gente che si scanna, no, il mio è meglio, no, il mio è meglio, quello non serve a niente, noi l'abbiamo evoluto, Quindi lui non è che pensava devo fare ordine a un certo punto, certo. Lui sarebbe andato avanti probabilmente nella sua idea nel tempo, poi purtroppo le cose sono andate come sono andate e tutto è stato interrotto. Esatto, e tutto è stato interrotto. Di conseguenza il JKD Original è ciò che chi pratica il JKD Original si è fermato con la morte di Bruce Lee. Ok. Quindi con la morte di Bruce Lee tramite un suo allievo, in quegli anni era un maestro, diciamo, in realtà non lo era, lui era, diciamo, un allievo acerbo di prima esperienza. Lui quindi ha fatto un esperimento, si può chiamare, dove ha cominciato a insegnare Jeet Kune Do da zero a un praticante inesperto e ha cercato di capire che cosa sarebbe venuto da lì. Ok. Questo praticante cinese, di conseguenza, negli anni, dopo la morte di Bruce Lee, sì, Ted Wong, ok. Questo maestro, dopo la morte di Bruce Lee, dopo qualche anno dalla morte di Bruce Lee, hanno cominciato
diciamo, a portare la sua esperienza del Jeet Kune Do, che gli altri hanno chiamato original, no? Nel senso, lui non ha detto questo è il Jeet Kune Do original, questo lui diceva è il Jeet Kune Do che mi ha insegnato Bruce Lee. Chiaro. Lui aveva 2 allievi, no? Se non sbaglio. Sì. Uno è stato Ted Wong e uno è stato l'altro da cui si è creato quell'altro. Esatto, che è Danny Inosanto, che credo che un appassionato, tutti più o meno, insomma, chiaro. Sì, tutti conoscono, perché Danny Inosanto, era poco più grande di Bruce Lee al tempo, ancora in vita peraltro, quindi insomma è una persona di 88 anni credo. Pensa a te. Sì. Quindi ancora sta praticando. Ancora pratica e ancora va in giro per il mondo a fare il seminario. È stato un mese fa a Modena. Ah, veramente? Sì, è stato a Modena un mese fa ed è stato un anno fa a Modena ancora per un altro stage con 150 partecipanti, insomma, quindi sono ancora un personaggio. Immagino che gira tutto il mondo, sarà conosciutissimo. C'erano di tutti, i suoi allievi, diciamo quelli che lui ha in Italia in qualche modo, i curiosi, perché ho degli allievi che incuriosito da questo personaggio. Lee, no? Visto che è così tanto famoso. Ho detto andiamo perché è anziano, sai. Oramai c'ha proprio la cosa da maestro. Esatto. Ma se tu lo vedi, Erwin, è impressionante. Si muove ancora per la sua età? Sì, si muove bene anche. Tu lo vedi, lui arriva col suo trolley nei palazzetti e dici, ma lui si muove ancora, insomma. E quindi Inosanto, che era già maestro di arti marziali quando ha conosciuto Bruce Lee, ha portato, che tra l'altro, non so se tutti lo sanno, ma il Jeet Kune Do, il nome Jeet Kune Do, è nato da un'idea di entrambi. Dall'idea di Inosanto e Bruce Lee. Una sera in macchina, mentre erano in giro in macchina, hanno detto, ma cerchiamo di capire come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo, e chiamiamolo Jeet Kune Do, che vuol dire la via dell'intercettazione del pugno. Ok, quindi c'è anche una traduzione. Certo, sì, in cantonese. Non sapevo, cazzo, interessante. Sì, tra l'altro Bruce Lee ha voluto rompere le scatole anche del nome, perché Jeet Kune è una parola cinese e Do è giapponese, no? È vero, non ci avevo mai ragionato, è vero che c'è il do del karate do, judo, sì, capito? Che è la via del karate, la via del judo. Esatto. È vero, non ci ho mai fatto caso. E se tu ci pensi, Jeet Kune Do, che non c'entra nulla. Però lui ha preso tanto comunque dalle cose giapponesi, dalla box, dalla Muay Thai, leggevo, quindi da un po' di tutto il resto. A telecamere spente mi dicevi però, per completare il discorso di Ted Wong e Danny Inosanto, Bruce Lee ha insegnato 2 tipologie diverse. Da una parte partiva con uno da zero, cioè che non aveva mai praticato nulla, quindi tra virgolette non aveva influenze esterne. Dall'altra parte con Danny Inosanto era già un maestro, dicevi, aveva già delle basi. E infatti Erwin, sono stati proprio 2 percorsi anche a livello di rapporto completamente diversi, no? Perché con Ted Wong Bruce Lee chiaramente partiva da zero, dalle basi anche, no? Anche tu immagina un insegnante oggi che insegna a uno da zero, e invece viene uno bravo, anche se fa altre cose. Io chiaramente anche oggi mi approccio in un altro modo, cerco di capire cosa fai te, come lo fai. E Bruce Lee sicuramente ha fatto la stessa cosa, fino a che a un certo punto le 2 cose si sono intersecate, no? Quindi c'è stato uno scambio, fammi vedere come tu fai questo, fammi vedere come tu fai l'altro. Quindi per quello dico, sono inevitabilmente 2 percorsi completamente diversi. Infatti giusto. Bruce Lee anche da Inosanto ha imparato cose che ha riportato poi nei film, dove chiaramente tutti gli appassionati di Bruce Lee hanno visto. Ti posso dire una cosa, però non dirla in giro. Solo tra me e te, una cosa. Non dirla, rimane fra noi. Io, nonostante sia cresciuto, tra virgolette no, perché sono usciti molto prima i film, però tutti gli appassionati di arti marziali, sport da combattimento, sono tutti visti i film di Bruce Lee. Io no. Io non ho mai visto. E tu sei qui? Sì, te lo giuro. Per quello io arrivo da scettico e da proprio totale ignorante in materia. Non ho mai visto un film di Bruce Lee. Mi sono visto però tutte le scene, perché purtroppo è meglio così, il nome comunque di Bruce Lee gira. Che tu pratichi, magari non sai cos'è il Jeet Kune Do, ma sai che è Bruce Lee, sai che Bruce Lee faceva una disciplina, faceva un Kung Fu che era la sua disciplina, la sua cosa. Il nome gira talmente tanto che anche se non hai visto i film,
ti rimane comunque in testa, è una leggenda che oramai è entrata nel... Sai, vedi uno che fa, che ne so, un calcio e dice, oh, è Bruce Lee. Cioè, non so come dire, è entrato proprio nella mente delle persone, cioè proprio come meme, tra virgolette. Se tu ci pensi, sono 50 anni e passa. Anzi, insomma, dalla sua morte, se calcoliamo quando lui era operativo, anche 60. E praticamente noi tutti, almeno io, Chiaro? e sono degli anni 70, ho iniziato per Bruce Lee. No, chiaro, credo tutti quelli che conosci tu, certo. in fondo. Anche gente che ha cominciato MMA, ha cominciato per Bruce certo. Lee. McGregor diceva che lui si è approcciato alle mixed martial arts proprio perché fanatico di Bruce Lee. Quindi già questo, secondo me, al di là di tutte le cose che si possono dire su Bruce Lee, lui sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale. Bravo, non bravo, certo. Finto, falso, sai, ti dico le cose che... Certo, film, non film, fighter, non fighter, ma... A proposito, dico perché so dove vuoi arrivare, io lo so dove vuoi arrivare, Roberto. Allora, io so che tu hai visto un mio video, forse, non so se l'hai visto, un video in cui io parlavo di Bruce Lee. Era un video ovviamente provocatorio per certe persone, perché volevo scindere un po' la figura del fighter al giorno d'oggi e magari quello che è stato Bruce Lee, che io ho messo come titolo, ovviamente era solo un attore, era solo poi ovviamente io non ho la certezza di quello che sta, perché non ho mai visto dal vivo, non l'ho mai conosciuto, non ho mai visto match suoi come si scrive nei libri, che certa gente mi scriveva, no? Erwin, ma tu non puoi parlare di queste cose qua perché non hai letto il libro, non hai letto... Faccio, ok, esistono anche libri dove c'è gente che divide le acque, cammina sull'acqua, moltiplica il pane, cioè, senza nulla togliere, però io mi baso molto, mi piace essere molto, molto concreto nelle cose, no? Quindi io non dico che non sia stato un fighter fortissimo, magari è stato veramente una leggenda, sicuramente ha ispirato tantissime persone, ma ho semplicemente detto che non ho mai combattuto a livello professionistico. Certo. Chi ha visto tutto il video ha capito cosa intendevo, chi ha letto solo il titolo no. Non capisci niente, non capisci... Ecco, ti faccio ora la domanda per te è stato realmente un combattente forte o è stato più filosofo delle discipline che combattente? Allora, perché sono due figure completamente diverse. Certo. Allora, sicuramente è stato un filosofo. Okay. Questo è un dato di fatto, certo. No? Cose che lui ha portato, prese anche, che non si è inventato lui, no? Ma ha preso ad esempio da insegnamenti cinesi, no? Dalla cultura cinese taoista, quindi ha riportato alcune, oggi ancora si vedono frasi su Facebook, sì, Bruce Lee, poi vero, alcune sono vere, alcune stamattina prima di venire qua mi sono guardato un documentario con tutte le frasi, no? Quindi sicuramente è stato qualcuno che ha fatto qualcosa di nuovo. E che ha capito tanto. A unire le due cose, cioè l'arte marziale e la filosofia, cosa che in realtà esiste già. Certo. Cioè, non è che lui però, diciamo, ci credeva fortemente in questa cosa e l'ha riportato, diciamo, alla ribalta. Anche un'altra cosa importantissima, no? Ci sono tanti fighter, ci sono stati tanti fighter nel corso della storia, ti parlo per quanto riguarda l'MMA, no? Per dire. Però poi è arrivato McGregor, che non è il più forte di tutti i tempi, ma è stato quello che ha saputo spiegarle meglio, certo. E fare appassionare più gente, no, a quello. Bruce Lee sicuramente con le sue parole è riuscito ad arrivare a prendere magari una filosofia, perché lui parla di Kung Fu, comunque nelle sue filosofie, almeno così mi è sembrato, certo. No? Lui parla la differenza tra Giappone e Cina, che il Kung Fu contiene molto diverso rispetto al karate, ma parla di Kung Fu più che altro. Sì. Quindi è stato bravo a prendere quella filosofia che magari già esisteva ed esporla e portarla veramente a parole sue. Tra l'altro, se tu fai caso in alcune scene dei suoi film, lui ha portato... Ma li devo vedere però. Ha portato anche una sua espressione del combattimento, no? I versi. Ok. Che prima non c'erano. Okay. Oggi uno fa un verso e dice Bruce Lee, no? Certo. E poi ne parleremo di questa cosa che mi interessa sapere anche i versi, ha portato le facce. Ci sono delle scene anche drammatiche dove lui soffriva praticamente prima che doveva uccidere qualcuno. Okay. Perché comunque faceva capire che era una cosa comunque brutta, certo. Ma si trovava costretto a farla, no? Quindi c'è anche lì
una drammaticità nei film di Bruce Lee, a volte anche alternati con le sue facce comiche, divertenti. Certo. No, ma mi riferisco proprio dove lui cercava anche di far divertire, no? Ok, Ad esempio, sì, non so, c'è una scena a Roma dove ordina una zuppa, che lui non sapeva che era una zuppa, perché era scritto in italiano. Ah, ok. E lui dice alla cameriera e gliene porta 4. e poi se le mangia tutti e 4. E tutto il film con sto cagotto. Vedi, mentalità agonista, oramai le ordinate. Non si è mai visto in un film di Kung Fu uno che sa il cagotto, no? Sì. E lui invece Sì. quindi c'è anche queste scene anche abbastanza divertenti. Però ha portato un altro modo anche non solo di fare i film, ma anche di far capire che cosa erano le arti marziali per lui. Chiaro. E quindi sicuramente questa cosa gli è dovuta. Okay. Oltre al fatto che credo che mezzo mondo che pratica arti marziali oggi lo fa perché è esistito Bruce Lee. Certo. Non sappiamo oggi cosa sarebbe successo chiaro, se Bruce Lee non fosse Su esistito. questo da non di parte confermo. Da non di parte, perché ricordati che sono sempre scettico io. Poi se tu mi Però è dici, vero. mi chiedi, è un fighter con l'idea che abbiamo dei fighter di oggi, no? Quindi oggi un fighter è qualcuno che è riconosciuto fighter, che ha combattuto fa quello di lavoro. e che fa quello di lavoro e che fa dei combattimenti che ci sono scritti, capito, con tanto di video ormai, perché oggi non puoi raccontare frottole. Esatto, che è la cosa più importante. Allora quello no. Però se tu mi dici, nella sua vita era un combattente, lui riusciva a far funzionare quello che lui faceva, allora ti rispondo sì, ma non perché lo dico io, perché io non sono nessuno e mi rifaccio a quello che si dice. Certo. Perché purtroppo nel passato si può solo dire e raccontare, no? Chiaro. Quando non c'è niente di concreto. Ok. Anche perché io ho commentato, scusami se ti interrompo, avevo commentato una sorta di sparring esibizione che aveva fatto con chi è Con stato? Jesse Glover può essere? Può essere, sì, Sì. che è stata è praticamente l'unica clip dove si vede lui che fa vedere fa una sorta di sparring Sì, con sì, le con tecniche. tutto. Esatto, tutto imbardato, tutto, e poi fa vedere anche il pugno, One inch punch. one inch punch. Ecco, da quello sparring, da quell'esibizione che fa non si capisce tantissimo. Certo. Cioè, mi sembra uno sparring che fai quando entri in palestra, che giocherelli, non puoi farti un'idea sulla reale capacità sotto stress, sotto pressione di una persona. No. Io mi sono basato su quello e la gente mi diceva no, però non hai visto il colpo d'occhio quando sì, ma andavano anche al 20% di velocità. Certo. Bisogna vedere in una situazione reale dove c'è stress, c'è rigidità, sai che ti arriva il cazzotto dell'altro. Quindi io ho commentato solo quello, Certo. non ho mai parlato male di Bruce Lee, quindi per tutti quelli che stanno guardando il video, io non ho mai parlato male di Bruce Lee, ho detto semplicemente commentando determinate cose fattuali e nulla di più. Certo, io l'ho visto anch'io quel video lì. Chiaro, ecco, cosa ne E pensi? non ti nascondo che anni fa, sono anni che gira quel video, quindi 20 anni fa quando l'ho visto era uscito internet da poco, parliamo del 97, 98. Ok. E che c'erano già qualche video, ho detto bah. Che dici, cazzo, una leggenda, mi aspetto che con un'aura potentissima dirà l'altro sviene. Poi devi contestualizzare, quella era un'esibizione, certo, se non ricordo male. Certo, esibizione. C'erano delle protezioni, il tipo era un suo allievo e se tu mi chiedi l'avrei fatta così al posto di Bruce Lee ti rispondo di no. Okay. Perché doveva essere un po' più di impatto, no? Far capire quello che è la disciplina. Soprattutto nel mondo di oggi dove so che c'è una telecamera che mi riprende e poi questo video farà il giro del mondo. Certo. Chiaramente e dicono, lo vede magari Mike Tyson sto video e dice ma che minchia stanno a fare questi? Non sapeva questo. Che poi Mike Tyson stima Bruce Lee, l'ha detto diverse volte. Certo. E quindi abbiamo, tornando al discorso di prima, abbiamo delle testimonianze di personaggi oggi famosi che conoscono tutti e che dicono che Bruce Lee in realtà, alcuni che l'ha conosciuto, tipo ad esempio Chuck Norris, sì, che anche lui è ancora un famoso, che era un fuffaguru. Sto scherzando, ragazzi, sto scherzando. Era un karateka numero 1, fortissimo, non era un fuffaguru.
Che lui dice che quando si è messo a confronto con Bruce Lee, Chiaro. anche solo per le scene del film L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, dove c'è la cosa a Roma, no? a Roma del A Roma, Colosseo, che poi in realtà la scena del Colosseo, non so se lo sai, è tutta ricostruita, non sono veramente nel Colosseo. Sì, sì. No, mi hai smontato un mito. Sì, sì. Sono alcune parti sì, alcune sono Ok, hanno ricostruito con delle scenografie, no? Ok. E lui c'è stato a Roma, Però Certo. chiaramente insomma alcune scene sono state costruite con dei, come si chiamano? Chiaro. Sì, green screen, Sì, tutte quelle robe ok. là, sì, cinematografiche. che si E utilizzano. anche Chuck Norris dice che Bruce Lee era di una velocità impressionante. E questo chiaramente lo dice lui, lo dicono tante altre testimonianze. Chiaro. E Io ho toccato un po' questo punto, scusami, ho toccato un po' questo punto della velocità, perché la gente se ne uscivano fuori, al di là delle testimonianze di atleti, no? Che sono state rese pubbliche, ma proprio per il concetto che era uscita fuori quella notizia, non so se sia vera o finta, addirittura la cinepresa non riusciva a registrare i movimenti dei pugni e dei calci di Bruce Lee, quindi gli chiedevano di fare il andare più piano. rallentatore. Io ho detto solo una cosa a quello. ricordo, lo so, sì. Ma solo una cosa, non ho messo in dubbio che non sia veloce, che sia scarso, ho semplicemente detto, ragazzi, mo ci sono videocamere, cioè siamo nel 2025, che ti registrano a 1800 frame al secondo. Nel 1960 c'era ancora quelle robe là, che c'era il tipo che girava la pellicola, ovviamente. Certo. Cioè bisogna anche sdoganare un po' questa cosa, no? Poi nessuno ha mai detto che non sia veloce, cioè le scene si vedono, e addirittura ci sono delle clip che lui ha registrato anche a casa sua, faceva gli allenamenti Sì, al sacco. con i calci al sacco, Sì, si vede, sì. cioè si vede che il tipo la sapeva. certo, sì. Però il tipo se la sapeva. Allora, su quel discorso delle telecamere così Sì. non mi esprimo, ma semplicemente perché un po' come te non c'ero. Certo, chiaro. Sicuramente c'era una tecnologia diversa e quindi può essere che magari le scene fatte a una velocità normale, non che non riuscivano a riprenderle, ma che magari non venivano create giuste, no? Magari se le vedevano dico qua magari non si capisce bene, non si nota, magari falla un po' più piano, no? E così riusciamo a vedere bene il calcio, no? Ad esempio. Che la gente che guarda il video, il fruitore finale, deve capire che cazzo succede. successo? Come è caduto quella terra? C'è gente per Quindi terra. può essere in questa cosa qua. Oggi, al modo di oggi, facciamo fatica a capire questa cosa perché dobbiamo fare indietro i 60 anni, no? Quindi può essere, non ti dico contestualizzare tutto al non tempo. ti dico, dobbiamo contestualizzare tutto a questo punto, no? Cosa era Bruce Lee oggi e cosa era al tempo. Chiaro. Oggi sarebbe il combattente che veniva ritenuto negli anni 60-70? No, perché oggi Chiaro. Si è evoluto in maniera tutto, diversa. ma si sono evoluti tante cose, non solo le arti marziali, no? Anche gli schemi di allenamento. Però sicuramente per quello che Bruce Lee era in quegli anni, con la realtà in cui era lui in quel momento storico, ma soprattutto con la sua fisicità, non ci dimentichiamo. Era comunque, nonostante fosse, cioè che non era che un po' come me, poco, 1,70 m. Tolare, c'aveva una schiena, c'aveva dei dorsali. Pesava 62-63 kg per 1,70 m, quindi era magro. Miseria, sì. Era magro. Tiratissimo. E quindi capisci che se tu lo vedi oggi, come sono oggi io vestito così, dici questo è magro. Sì. No, chiaro, perché comunque più uno è tirato e più... Poi si metteva lì, cioè questi dorsali che si lanciava. No? Hai presente tipo quegli scoiattoli che ti lanciano poi dall'albero e planano tranquillamente? Ecco, lui uguale poteva fare. Quindi sicuramente aveva un rapporto peso-potenza particolare. Certo. Questo è un dato di fatto. Il pugno più forte di tutti? No. Ok. Però non te l'aspetti, capito? Sì, no, chiaro. La velocità sicuramente è una componente fondamentale nell'equazione della potenza sprigionata. Oggi se vedi un tipo di 1,90 m di fronte a te e ti vuole tirare un cazzotto, tu pensi... sicuramente ti tirerà un cazzotto fortissimo sto tipo, no? Se ne vedi uno di 1,70 m per 60 kg e dici quasi ci vado, vero. Però poi ti tiro un pugno, un calcio e dico caspita, e questo qua da dove l'ha tirato fuori? Ci rimane peggio rispetto a dici sì, grazie che è grosso, è normale che mi ha menato, se te ne becchi uno di 1,50 m così. Sì. E da lì nasce chiaramente anche il mistero. Chiaro. Nasce il mistero, nasce la tecnica, nascono i principi. Allora uno dice caspita, se questo tipo di 1,70 m riesce a fare questa cosa, io voglio fare uguale. Certo.
E allora ha aperto un po' le strade. Ha aperto un po' le strade, no? Sono nati i principi del JKD, sono nati le tecniche, ma più principi che tecniche, e così la gente chiaramente da lì è partita e hanno cominciato a incuriosirsi a quello che faceva Bruce Lee, che io quando ero piccolo pensavo nella mia testa che facesse karate. Cioè, sì, perché c'era ancora magari... Piccolo intendo 8-9 anni, capito? Nel senso dove Bruce Lee perché vedevi i calci e dicevi... Era morto da 5-6 anni, no? Però io mi leggevo i bigini che giravano a casa mia. Che figo. No, perché mio papà, da non sportivo, da non praticante, non so per quale motivo, aveva un bigino scritto di karate, dove c'erano le mosse, le tecniche, e io da lì piccolino le guardavo affascinato da queste cose e dai primi film di Kung Fu in bianco e nero che giravano negli anni, a quei tempi. C'era gente che volava, che faceva cose strane e così. Poi a un certo punto ho cominciato a vedere i film di Bruce Lee, ho detto stop, questo è quello che voglio fare. Ma non sapevo che faceva Jeet Kune Do, non sapevo niente, e così ho iniziato ad avvicinarmi a una scuola di karate. E quindi avevo 9 anni, ho iniziato con questo cercando di... Perché immagino che non era facilissimo trovare i tempi, scuole, cose. No. Innanzitutto non ora c'è una vasta scelta. Ma nessuno sapeva che si chiamava Jeet Kune Do, peraltro, perché tu fai conto che parliamo degli anni 80, 83, 84, Bruce Lee era morto da 10 anni, quindi tu immagini, no? Nessuno sapeva. Chiaro. Non c'era la diffusione, come fai? Non c'era internet che arrivava come fai a saperlo cosa faceva Bruce Lee? Chi l'ha detto? Dove c'è scritto? Vero. Neanche sui giornali, nel senso in una rivista. Chiaro, era molto più difficile. Tutto il boom è nato dopo. E quindi io ho cominciato così, in una palestra più o meno vicino casa, e col mio kimono bianco e ho cominciato a fare karate, e da lì poi ho iniziato tutta la mia carriera, diciamo tra virgolette carriera da karateka. Chiaro, fino all'adolescente, e poi sono... Infatti di questo ne parleremo nel prossimo video, che voglio sarà un'intervista che voglio parlare proprio di te. Adesso, maestro Roberto, penso che sia arrivato il momento di vedere un attimino le tecniche, quello che si tratta, cioè cos'è il Jeet Kune Do vero e proprio, ok? Quindi le tecniche. Però il mio outfit non è adeguato per questa lezione. Infatti mi chiedevo... Vero, non troppo nero, troppo... Se mi lasci solo un attimino che mi tolgo tutte le cose, orologi e cose, mi cambio, adesso facciamo le tecniche. Ok. Ed è proprio qui che tutto esplode. Fino a quel momento andava tutto liscio, rispetto e confronto. Ma poi ho fatto qualcosa che ha acceso la miccia. Una scelta che ha ribaltato completamente l'atmosfera. Ragazzi, abbiamo appena finito di registrare la prima parte del video di Jeet Kune Do, ora però è arrivato il momento, maestro, di passare alle tecniche. Per passare alle tecniche però io ho portato una cosa che so che serve per praticare realmente il Jeet Kune Do. E quello che ho portato è la fantastica tutina gialla. Se dovete fare queste cose, per favore, uscite da casa mia. Anche ma non scherzo, non c'era bisogno di prendersela così sul personale, non scherzo. No, scherzo ragazzi, in realtà è andata così. È una battutina. Ok, maestro, io direi che mi sono preparato adeguatamente per la lezione di Jeet Kune Do. Così va bene, l'outfit. Perfetto, la volevo mettere io, ma l'hai messa tu? Dovevi lasciarmi, ti ho chiesto l'onore per questa lezione, per provare a sperimentare un attimo. No, perché mi vesto sempre così quando faccio lezioni. Veramente, perché è vera quella cosa, però voglio che mi confermi questa cosa. È vero che ti dà più 10 di potenza e più 10 di resistenza alla tutina? Sì, è un po' sì. Funziona? Un po' sì. Funziona. Infatti ti ho consigliato... grazie mille maestro. Così almeno sei un po' più... Così almeno riesco a reggere un po' meglio i colpi. Esatto. Andiamo a parlare un attimino dei colpi del Bruce Lee. Andiamo a parlare un attimino dei colpi del Jeet Kune Do. So che ci sono pugni, calci. Ora, non so effettivamente nella filosofia del Jeet Kune Do i pugni dove si tirano, i calci fino a dove arrivano, magari, no, perché anche lì ci sono tipo, per quanto riguarda il Wing Chun, con i diversi stili di Wing Chun che ci sono, uno dice i calci solo bassi, uno dice i calci alti. Ecco, nel Jeet Kune Do cosa succede? Il Jeet Kune Do, proprio per quello che
si diceva nell'altro video, l'idea era quella di mettere un po' tutto. Ok, quindi non ci sono limiti, no? Chiaro. Sai che c'è anche la frase nessun limite come limite, no? È un'altra frase di Bruce Lee. Sì, ok. E che vuol dire che cosa? Vuol dire che non dobbiamo crearci questo sì, questo no, ma soprattutto nell'attacco. Quindi i limiti che un praticante di Jeet Kune Do non si deve porre è quello, ma un tipo cosa può fare? Certo. Cosa può fare? Voglio capire un attimo. Non tanto quello che posso fare io, ma cosa puoi fare tu? Quindi il mio schema di allenamento lavora sul fatto che tu sei libero. Cioè, se tu sei un aggressore... Però ci sono delle linee guida al momento, certo. Il pugno per me sì. come, Però tu che sei, diciamo, un aggressore... Un aggressore è un aggressore, tu sei libero. Certo. Perché l'obiettivo di un praticante di Jeet Kune Do è quello di difendersi da un aggressore. Quindi chiaramente sono due schemi diversi, no? Nel senso, io mi difendo da un fighter, io mi difendo da qualcuno che è esperto, io mi difendo da qualcuno che usa delle skill dove si è allenato per anni. Allora questo per me è un tipo. Ma nell'obiettivo... Ci va l'approccio in base al contesto. Esatto, no? Quindi bisogna contestualizzare. Ma nell'obiettivo finale, che era, poi parlo sempre dell'idea di Bruce Lee, da un famoso, tra l'altro, combattimento che lui fece, che poi magari ne parleremo. Chiaro. Lui dice, io mi devo difendere da chiunque. Certo. Quindi magari non dal pugile che porta i pugni dritti. Anche. Uno per strada può avere può essere talmente tanto... Perché non dimentichiamo che, sembra strano, ma la cosa più difficile è di difendersi da uno per strada. Chiaro. È chiaro che un esperto e ti può mettere in difficoltà su vari fronti. Ma se conosci lo sport è già più prevedibile rispetto all'imprevedibilità di uno. Bravissimo. Se io comincio con i pugni a fare così... È più difficile se io faccio così con te, no? Certo. Così tu sai già cosa fare. Se faccio così, dico, caspita, cos'è sta roba? Vero, chiaro. Però noi dobbiamo prepararci per questo. Se uno fa così, cosa faccio? Che cazzo faccio se uno fa così? Capito? Me ne vado via. Cioè, lo guardo e rido. Perché questo ormai lo sanno tutti. Anche un praticante esperto di qualsiasi sistema dice, io posso essere bravissimo, ma quando uno trova uno per strada, che non è solo cattivo. Chiaro. Ma è anche un po' incasinato nella sua testa, no? Nel senso fa cose che io non ho preparato. Certo. Allora da lì nasce il principio fondamentale del Jeet Kune Do, che è l'intercettazione. Da lì il nome, no? Quello che ti ho detto prima. Chiaro. La via dell'intercettazione. Del pugno. Del pugno o del colpo? O del pugno che intercetta. Il pugno che intercetta. E quindi io cosa devo fare? Io, a seconda della distanza in cui abbiamo, quindi già vedi la mia impostazione, destra avanti. Sì. Perché sei mancino? No. Perché? Perché nel Jeet Kune Do questa cosa è fondamentale. Non destra, la mano forte. Quindi se la mia mano forte è quella... Quindi il contrario di uno sport da combattimento. Certo, chiaro. Che il braccio destro sta dietro. Lo tieni dietro. Sta dietro per caricare. Perché questo è forte. E quindi io vado col pugno forte. Questo lo uso un po' come disturbo, anche se poi tirato bene da problemi, fa male. E questo è il mio pugno forte, che carico, giro, ruoto e faccio le mie cose. Ecco, mi interessa capire, essendo che io vengo dal pugilato, Muay Thai, mi interessa capire un attimo la dinamica dei colpi. Voglio vedere i pugni come vengono tirati. Esatto, quindi prima di tutto la guardia. Un praticante di Jeet Kune Do mai deve combattere con le mani come se fosse, diciamo, un pugile, ad esempio. Quindi le mani non possono essere vicino al corpo. Chiaro? Perché? Perché se tu mi dai una distanza di questo tipo, io comincio a avvicinarmi. Se invece perché se tu ti metti già così, no? Anche più lungo possibilmente, no? Così. E io dico, voglio venire da te, già anche solo far così mi rompi le scatole, no? Che sia di intercettazione o che sia di disturbo, lo fai apposta, no? Io devo cercare di muovermi qua dentro. Se tu li metti qua, è vero che il tuo può sempre colpirmi, ma io per un attimo mi posso avvicinare. Tanto mi posso mettere... Cioè, diciamo, sono in una zona di comfort, una zona di comfort. Perché ti vedo lontano. E un praticante di Jeet Kune Do sfrutta questa cosa. L'errore più grande che può fare è stare qui, tu stai lì magari così, e io sto qua così, aspetto. Perché mi hai già dato un vantaggio. Chiaro. Che è questa cosa. Che è stare con la guardia chiusa. Esatto. Ma non voglio dire che questo sia sbagliato. Il tuo colpo arriva prima perché c'è già una mano avanti. Che questo è sbagliato. No, chiaro. Sto dicendo che ci sono dei motivi per cui uno si mette così in altri sistemi.
che non sta a me a dirlo, ma Certo. esistono, i guanti, vero. un approccio diverso, la difesa, ho bisogno di coprirmi. È vero, qua mi viene aprendo parentesi, mi viene la differenza tra il pugilato e l'MMA. Nel pugilato c'è i guanti comunque da 10 once quando combatti, o magari in sparring 16 once. Hai fatto così, ti sei coperto mezza faccia fino qua praticamente. Certo. Già nell'MMA, nei match di MMA, con i guantini cambia, perché se stai così in mezzo ti può passare un po'. Hai già capito tutto. Sì. Quindi Chiaro. se già facciamo guanti da box, guanti di MMA, cambia l'impostazione della guardia. Chiaro. Perché mi lasci con i guanti di MMA che sono più piccoli, mi lasci dello spazio. Beh, certo. Sì, quindi tu immagina di fare, perché sei abituato così. Guarda a sinistra, quindi uno schema per te di questo tipo. Io so che non sei mancino, so che sei destro. Sì. E quindi lavorerai su questo, certo. no? Ok, e quindi questa cosa devo tenerlo ben presente. Mi stai regalando un vantaggio Chiaro. che io devo approfittare. Io invece completamente diverso, un po' più chiuso, perché devo difendere i testicoli. Ah, ok, perché c'è anche quella Chiaro, parte perché là di strada. Per forza. Non c'è un regolamento. Non c'è un regolamento, Ok. quindi se io sto così, è indubbiamente più comodo. Sì, C'è un per me, motivo magari per cui uno sta così, magari negli per me sport da calciare. combattimento. Sì. E questo è in discussione, non è fuori discussione. Chiaro. Ci sono delle meccaniche. Però c'è anche il parapalle, non so, Però uno sport da c'è il combattimento. parapalle, ma C'è è, anche la conchiglia. è un'evenienza insomma, che non fa parte del sistema. Chiaro. Se succede, probabilmente ti penalizzano. Sì, rimani là, non continua l'altro a menarti. Esatto. Quindi è già un contesto C'è stato diverso. più che altro un problema. Chiaro. Nel senso, io ti chiedo Chiaro. scusa, non so se anche nello sparring. Sì, sì, ok? sì. Ci si ferma magari anche nei match fino a 5 minuti. Nel combattimento di un praticante di JKD è un colpo. Ok. Cioè è un colpo con cui mirerò. Funziona. E funziona con tutti. Penso sia il peggiore. Non può allenare questa cosa. Chiaro. Cioè non è che dice adesso mi metto. Solo i monaci Shaolin riescono a farlo. Quelli che fanno allenamento di uno che sta così e l'altro che li tira. Io non ci ho il proprio calcio. provato, dico la verità. Però se vogliamo provare oggi. Io neanche, io non voglio mai provarla quella cosa. Però se vuoi. Mi fido di loro. Magari loro hanno scoperto. E quindi già altri se ti metti sistemi. così, capito? Che non è sbagliato, ripeto, perché se uno si è abituato così è perché nel suo regolamento non Chiaro, è previsto. chiaro, giusto. Quindi, e perché allora mi metto così? Perché è più comodo. Mi regala delle meccaniche dove io lavoro in questo modo, Ok. vedi? Dove ruoto e scarico la potenza Ok, in questo modo. Io non posso. ok, Non posso e quindi mi sacrifico un po'. Devo fare una scelta. certo. Mi metto un po' più chiuso, comodo. Sì. Comodo tra virgolette perché mi devo abituare. Una volta che l'alleno io mi Praticamente metto così. più chiuso si può dire. Quindi più chiuso Così sia, più o anche meno. vedi la punta dei miei piedi sono un po' più Sì. chiuso, non sono dritto, ok? Vedi? E sono leggermente chiuso. Mi metto sempre di fronte a te, cioè non qui, ma qua Ok. io sono di fronte a te così, vedi? Tu cercherai sempre di, ho visto, Di uscire. di uscire un po', Sì. no? Perché io invece sto qui, perché io sto di fronte a te, non Ok. me ne frega niente di stare di Perché qua. a me se ti lascio andare troppo magari in là, dopo vado a vuoto. perché basta Esatto, che e io giri. farò invece il contrario, capito? Cercherò, capito, di fare questo e mi muovo così. Mi copro. E per me è più sacrificante lavorare con questo in potenza e infatti non lo faccio. Quello che io devo fare, vedi la mia guardia com'è? Sì, Più lunga, leggermente più bassa, ma mi muovo. Quindi anche la guardia di un praticante di JKD non è fissa, no? Non è che mi metto qua e sto qui. Faccio così, apro le mani, le chiudo, Sì. a seconda di quello che c'è da fare. Ho un atteggiamento di movimento, Ok. quindi che nel JKD viene chiamato atteggiamento fasico, ok. dove io Per non dare un bersaglio fisso. un bersaglio fisso, sia con le mani, no? Un po' come si fa anche Ok, nello sport da anche combattimento, no? Quindi non stiamo parlando di due cose completamente diverse. chiaro. Cosa succede però? Cambia un po' l'angolo. Ad esempio le mie mani, l'esempio della mia mano davanti è un po' più chiusa, vedi? Non sto così. Ah, ok. Ok? Perché qua io per me sei già un bersaglio, no? Ok. E faccio così. Ok. Vedi, appena tu mi tiri un colpo, io faccio così. Attacchi, faccio. Oh, ok. Quindi per te questo non è un jab, per me, vedi? Ok, Quando tu non ok. ti aspetti un jab di risposta, Sì. ma questo per me è il pugno che cercherà di romperti le scatole. Ok, questa cosa qua, ecco, mi interessa questa roba perché si fa anche nel pugilato, non so se è stata presa Certo. magari dal JKD successivamente, ad esempio si fa sul jab, sul jab Sì. leggero, si fa questo, pom pom, e voi lo fate come colpo per buttare giù o vai direttamente? Hai visto? Hai fatto È una domanda perfetta. Esatto, è quella la differenza che voglio Perché ad cercare di esempio quando capire. tu sei qua, vedi come Sì. cosa ho fatto io quando mi hai tirato giù? Sì, Io sono qua ancora, ok, capito? Tu fai così, tu mi tiri giù, io faccio così, cioè così. ok, Ma non è, questo qua non è un jab.
Capito? Per me è un colpo dove io cerco Anche proprio uno spostamento e scivoli praticamente. Ok. Capito? Vedi anche la meccanica del mio corpo? In questa posizione non sei fuori equilibrio? No. Sono perfetto, no? Nel senso che tu mi attacchi, io faccio così. Ok. Capito? Metto peso. Ok. Vedi? Quando tu facci così, lo faccio non lo faccio verso il tuo braccio. Ok. Faccio così e lo faccio verso di te. Ok. Quindi io devo prendere, quando tu mi attacchi, la linea centrale. Ok. Vedi che il tuo corpo devo fargli fare questo. Ok, che interessante. Quindi non è solo attacco e faccio così. Così è sbagliato, vedi? Ok, sì, certo, no, perché devi andare al Io bersaglio. faccio così e così. Ok. Quindi la pressione è sul tuo corpo, che vedi che non è solo un colpo libero, Ok. ma è un colpo che faccio con il corpo. Ok. Usando Qual è l'angolo la parte d'impatto per quanto riguarda? Sempre le prime 2 nocche? del pugno? Sì, del pugno. Allora lì ci sono vari pugni, no? Esatto, perché mi interessa sapere. Ci sono vari pugni. Il lavoro normalmente verticale, Sì. che ci sono anche pugni che ruotano, ma il lavoro verticale, che è quello che viene fatto a questa distanza, Ok. viene fatto con le ultime 3 dita. Ok, come mai sta cosa? Perché viene preso il principio del one inch punch, che Bruce Lee ha fatto, diciamo, il suo gioco forza, che è un pugno del Kung Fu, nel senso non è un pugno che si è inventato Bruce Lee, perché lavora su questa meccanica, la meccanica del gomito. Ok. Vedi che il gomito mio è sempre chiuso che guarda il basso, no? Non è un gomito che ruota. Anche quando faccio il pugno che ruota, il gomito è giù. Ok, strana questa cosa, perché a me verrebbe da girarlo in fuori. Qual è il problema di questa rotazione? Sono 2. Che dici che rischi che Uno, ti si apre perché io non ho... Io che faccio JKD, quando tu mi attacchi, io posso fare così e romperti un braccio. Ok. Se tu sei appena così, quando faccio così sei un po' salvo. Sì, al massimo, sì, magari c'è un po' di gioco. Puoi fare ancora un po' così, no? Ok. Se sei così e io faccio così, anche lei... Sì. Anche, Però se becchi il il sì, punto anche vedi che ho qua fatto della- piano, però l'ho fatto col corpo, capito? Vero, cavolo. Sentito? Porca miseria. Cazzo si sente. Sentito? Si sente. Ma è porca elastico, miseria. vedi che non ho Sì, fatto è vero. non ti ho portato a terra. È vero. È una cosa che faccio con il corpo, vedi? Sì. Cazzo, interessante. Quindi è un problema, no? Per te che Sì. solo fatti così nella realtà, faccio Certo. e poi faccio backfist. Che movimento fai con l'altro braccio invece? Vedi, faccio controllo, Ok. pum. Che qua dici tu sei coperto. Sono nel coperto, caso chiaro, in cui perché se io uno- facessi così. Sì. Allora la mia mano di difesa, che è questa, io faccio così e sono qui. Se tu attacchi, io faccio così. Ok, continui. Ok, quindi la mia mano sta sempre davanti alla mia faccia. Ok. E davanti alla mia faccia in centro, non qui. Ok. Quindi non qui ad esempio, no? Come in alcuni casi. Ok. Dove io faccio così, vedi, e faccio così. Chiaro. Che nella box ti viene da stare lì. Ok, perché? Perché a me quello che interessa qui è questa zona. Ok. La zona in centro, vedi, dove tu puoi passare. Boom. È vero, cavolo. Ecco qual è la cosa. Ok, Sì, quindi- che poi è anche una frazione di secondo. Che frazione uno, di secondi. dopo che viene spinto non gli viene Però da non lo andare. sappiamo. Certo. Io devo fare bene. Quindi quando tu mi attacchi faccio così e la mano sta qui, aperta, chiusa come voglio. Che anche se Ma io vuoi faccio attaccare. così, posso e faccio fare un lavoro di controllo o di una famosa scena di Bruce Lee, Sì, dei 3 dell'Operazione Drago, sono pronto. Dimmi cosa devo fare. dove ci sono 2 praticanti, lui Sì. e un altro, Bob Wall mi sembra che si chiami, Sì. partono tutti e 2 con la destra avanti, Ok. scena così. Non hai mai visto questa scena? No. No, dove Bruce Lee parte da qua, c'è un torneo, inizia proprio la scena così del film, Ok. così, e lui sposta la mano del tipo Ok. e fa un backfist. Backfist vuol dire colpo a mano girata, Sì, sì. no? Un manrovescio. Un manrovescio, proprio il pugno. Vedi, Ok. uno, Boom. Porca miseria. vedi, uno. E ti destabilizza già il primo Senti, io colpo sono questa qua, cosa. io non voglio portarti via il braccio, Ok. vedi, Sì? perché non ho fatto così, Ok. ho fatto verso di te, Ah, mamma mia. anche con una... Ah, che già Sentito? col palmo fa male. E io faccio, Ah. uno. E non voglio portarlo via, a me serve solo che mi dai Chiaro. spazio. Per andare avanti col E uno. Porca E a posto di tirare un pugno dritto, in questo caso faccio back.
Ok, per andare direttamente. Poi la scena cambia perché il tipo nel film Bruce Lee lo becca. Ok. Capito? Va, boom! E lui allora si fa furbo. E non si mette più così. Si mette ancora così, ma è duro. Ah, ok. Allora Bruce Lee cambia. Ah, è vero, cazzo. Che se mi aspetto già il colpo. Ma sì, Ah, ok. e faccio 1, 2 e torna su. Quindi tu vai giù, ti abbassi un attimo e sopra. Vero. Che vai a lavorare su diversi livelli, sopra, sotto, sopra, La sotto. scena continua. Ok. C'ho già paura. Già c'ho la mano che è presa schiena tutta rossa. Oh, sto tiro non sta funzionando tanto, ma pensavo mi desse un po' più di E resistenza. poi servi che questo colpo qua si chiama Paxao, che hai già sentito sicuramente. Ma tu c'hai le mani, che cazzo di mani c'hai? Le Dickens, sono anche le mani piccoline. Senti? No, la mia pretesa non è quella di spingere. Ok, Vedi? ok. E sento già che tu ti prepari, no? A questo, Però- come dire, a un colpo Sì, perché non sei abituato, no? Perché dopo il quinto Senti. comincia a fare già male. Allora la tecnica fa così: 1, Ok. 2 e vado sopra. Tu metti con l'altra mano nel film, faccio così e faccio pum. Ok, che vai a destabilizzare. Quindi ti tiro, faccio l'apsao e gli faccio 1, Sì. parlo sotto e tu a posto di irrigidirti qua metti l'altra mano e qui faccio così. Ok. E La vai a tecnica diventa destabilizzare così sul... perché io sfrutto, diciamo, la tua spinta che hai con questa mano qui, l'altra così, vedi? Ok. Vedi, appena tu fai così 1, 2 e boom. Perché ti devo colpire sotto? Perché? Ok. Perché tu non Perché io mi molli, aspetto- non mi aspetto molli, già qua, capito? sì. Non molli. Ah. Allora faccio 1, 2. Allora mi spingi e faccio pam. Ok, cazzo. Ed è esattamente la scena come nel film Mamma entrare mia, che all'operazione. dolore, porca miseria. E allora mi devo allenare con il corpo. Da dove arriva questo? Cazzo, ma anche il colpo del palmo è molto snobbato. Sì, è sì, molto sì. snobbato. Ma sai il colpo perché? del Non è snobbato, è che viene Ma fatto male. Senti cazzo. adesso. Sì. Sì, è vero. Qual è la differenza? Sì, dopo un po' adesso mo so già Adesso rosso. la pelle, però. Sì, mo so già sì, è vero. Un conto è la pelle, è un conto, capito, che ti prendo, vedi il tuo corpo? Sì. Che Perché, dai perché proprio la lavora sul spinta. corpo, vedi? È come un colpo, Ok. vedi? E vai col palmo. Cazzo, sì. Capito? Minchia, si sente un botto. E questa cosa qua è fondamentale, l'efficacia dei tuoi colpi. Sì, Uno, chiaro. capito? Uno. Schema e dentro. È sempre super veloce. Qua, dipende dall'obiettivo, faccio così, no? Qua sì, perché faccio così, senti. Sì. Faccio così, così, Sì. così.